Inter-Liverpool 0-1 è una sconfitta che fa male, un Inter che esce male da questa partita di Champions League, seconda sconfitta consecutiva, ancora una volta nel finale con la coda polemica di cui tra pochissimo parleremo, con degli infortuni pesanti di cui dovremo sicuramente parlare in questo episodio in cui analizzeremo più a freddo la gara e lo faremo nel dettaglio con tante responsabilità, diversi errori e diverse cose su cui bisogna ragionare, ma io partirei anche e soprattutto da un errore arbitrale gravissimo di cui parleremo anche con il nostro Simone Frizza. Ciao Simo, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Sta diventando il nostro appuntamento di terapia dopo una sconfitta pesante, quello tra me e il nostro Simone, con cui ci confronteremo, ecco, in questo appuntamento di oggi, dove vi invito intanto a lasciare un bel mi piace. Se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così abbiamo superato già il muro dei 96.000 e voliamo sempre più verso i 100.000 per il canale Passione Inter, che cerca di portarvi ogni giorno contenuti più da tifosi quando c'è da farlo e poi più analitici anche il giorno dopo, più a freddo, cercando di contestualizzare il tutto in una partita in cui, Simo, io partirei però appunto dal tema arbitrale, perché questo è un Inter-Liverpool che finiva 0-0, sarebbe finito 0-0, una partita in cui nessuna delle due ha fatto molto per vincerla. La vince chi ha avuto un giocatore bravo a tuffarsi in area di rigore. Questa sarebbe un po' la sintesi e l'immagine che ci restituisce la UEFA, che anziché fermare e punire i simulatori li va a premiare. Devo dire anche però che, riguardando la partita, ecco, nell'Inter, nel Liverpool hanno fatto grandi cose per vincere questa partita. Il Liverpool secondo me ha fatto qualcosina in più però comunque della nostra Inter, e tra poco poi entriamo nel dettaglio della partita. Ma a proposito della questione arbitrale, Simo, l'Inter si è molto arrabbiata e vi possiamo raccontare, grazie anche al lavoro della nostra Romina che era allo stadio, alcuni retroscena, alcuni dettagli del post partita, perché il rigore ha fatto infuriare l'Inter. La Gazzetta dello Sport ha parlato addirittura di un colloquio che ci sarebbe stato tra i dirigenti dell'Inter e l'arbitro dell'incontro, un arbitro a cui l'Inter con toni molto pacati avrebbe chiesto spiegazioni, e la Gazzetta scrive che è sembrato quasi costernato, quasi un po' come se volesse ammettere l'errore sostanzialmente, scrive un po' la Gazzetta. Mi sembra un pochino eccessivo, ecco, che l'arbitro abbia ammesso l'errore così nel post partita. Di sicuro, oltre alla rabbia che si è vista in campo, c'è stato una Via Zanetti arrabbiato come non mai, forse nel tunnel uscendo dalla zona mista e quindi dallo stadio, quindi Zanetti arrabbiatissimo, molto arrabbiato anche Aleksandar Kolarov, mentre vi mostro anche le immagini di Szoboszlai che se la ride un po' così, il giocatore decisivo che ha trasformato il rigore conquistato da Wirtz. Questo è il video della nostra Romina. I suppose that your teammates acted like a fish. Really? Yeah. Did you see the replay? No, I didn't see the replay. But it's nothing that we can decide about. It's the referee's decision. If he made the decision, they can be angry at the referee, but not me. È una decisione dell'arbitro, dice Szoboszlai, possono farci poco, è una decisione dell'arbitro, io non se la possono prendere con me, sostanzialmente dice. A me, Simo, una cosa che ha fatto molto arrabbiare è che non è una decisione dell'arbitro, è una decisione che arriva tramite una chiamata del VAR che mi sembra clamorosamente forzata, e per me è una stortura dell'utilizzo del VAR, soprattutto con quelle immagini a rallenti. Quello è un errore abbastanza grave, perché quando chiami ad una review va bene far rivedere il fermo immagine, va bene far rivedere il rallenti, però soprattutto per interventi di questo tipo devi far vedere l'episodio in dinamica, perché il rallenti enfatizza tantissimo, in questo caso una trattenuta che c'è, ma che poi vista in dinamica ti fa capire che è veramente minima. Io non lo so, francamente, perché sia intervenuto il VAR. Leggevo alcuni appassionati ed esperti arbitrali dire che potrebbe essere anche una nuova direttiva volta a penalizzare quello che è un gesto indiscutibilmente antisportivo come una trattenuta. Posso capirlo. Dall'altra parte io mi chiedo, in un episodio del genere, tu che vuoi il bene del calcio, mettiamola così, sei più portato a punire il gesto antisportivo della trattenuta di un secondo di bastoni o a punire e non premiare il gesto altrettanto antisportivo del tuffo di Wirtz, che è ritardato rispetto alla trattenuta e che è opposto alle leggi della fisica? Perché alla fine sono entrambe cose, diciamo, antisportive, ma nel caso specifico lo è molto di più, secondo me, la sceneggiata di Wirtz. E non lo dico perché sono interista, su questo sai che noi siamo sempre molto oggettivi e lineari, e soprattutto, come dicevo anche ieri a caldo, se mi fischi un rigore del genere sullo 0-0 al minuto 87 di una gara di Champions,
tu devi essere certo al 100% che ci sia un fallo incredibile che ti sei perso, non sta cagatina qua, passami il termine, dai, su. No, hai centrato un punto su cui mi trovi assolutamente d'accordo. Bastoni è sicuramente ingenuo con quell'intervento lì e secondo me solleva un altro tema che invece è molto importante, su cui torneremo tra poco quando parleremo di campo, però non puoi premiare la simulazione in una partita in cui hai avuto una soglia dei falli molto alta, cambi totalmente il metodo di giudizio al minuto 87 su un intervento che è totalmente un episodio da screenshot, perché se tu guardi, questo è il classico episodio che girerà negli screenshot, se tu non dai rigore, i milanisti, i juventini, eccetera, faranno questi screen e li faranno girare. Ma nella dinamica, ma anche nel come poi si lascia andare in maniera così plateale, non c'è minimamente l'incidenza della trattenuta di Bastoni, che è uguale a tanti altri contatti, a tanti altri interventi che ci sono dentro una partita e dentro qualsiasi area di rigore. Per cui per me è un rigore che non ha senso e che, ribadisco, premia i simulatori, perché allo stesso modo allora uno si potrebbe arrabbiare anche per il mancato rigore non dato all'Inter per il tocco di Van Dijk, perché anche quello allora si potrebbe dire, se è antisportivo la maglia che viene tirata da Bastoni, non è totalmente sportivo per quanto ce lo definiscano congruo anche il tocco del pallone con la mano. Però ecco, per me questo non è rigore comunque, Simo, non so tu se vuoi chiudere sul tema arbitrale con questo. Ma allora, a caldo ho detto anch'io di no, e in realtà non ho più visto grandissimi replay, anche questo è curioso, perché il famoso replay di cui spesso abbiamo parlato in Serie A, ieri l'abbiamo visto poco anche in Champions. In realtà più lo vedo e più lo rivedo, più ho qualche dubbio, perché sicuramente il movimento è congruo, perché non è che il braccio di Van Dijk è in posizione innaturale rispetto a come si sta muovendo con tutto il corpo. Però ho visto anche delle immagini da dietro dove i centimetri, diciamo, fra il busto e il braccio non sono pochissimi, visse Sì. che non gli tira da un metro come Romagnoli Pavlovic di Milan-Lazio, e lui quindi tecnicamente avrebbe anche il tempo di provare a toglierlo, cosa che non fa. Non è un rigore mancato scandaloso, ma se l'avesse fischiato, più rivedo le immagini, più ritengo che comunque sarebbe stato supportabile, secondo me. Ah sì, su questo sono assolutamente d'accordo. Non sarebbe stato sicuramente un rigore inventato. Diciamo che tra l'altro è protagonista proprio Van Dijk, che dopo la partita se ne è uscito dicendo che è stata una compensazione del fatto che gli hanno annullato un gol. Questa però è vergognosa secondo me come dichiarazione, perché il gol annullato a Liverpool è ovviamente irregolare, con Konaté che fa un assist di braccio, anzi è Kitike che fa l'assist di braccio e poi Konaté che segna e viene annullato. Io chiuderei comunque la questione arbitrale e mi sposterei invece sul campo dove io ammetto e faccio un mea culpa, io Simo ammetto di aver un po' sottovalutato il Liverpool, nel senso che si è parlato tanto del momento di crisi, si è parlato tanto di acquisti che hanno lasciato qualche perplessità dopo aver venduto giocatori come Luis Diaz che sta facendo le fiamme in Bundesliga, quindi pensavamo ecco ad un Liverpool che stesse affrontando un momento di grande confusione, che in parte è così, però è una squadra molto forte e come dicevo prima della partita hanno battuto il Real Madrid, hanno battuto l'Atletico Madrid con partite anche molto differenti nell'approccio rispetto anche a quello che hanno fatto contro di noi, sempre partite molto diverse, hanno investito tanto su giocatori diversi, hanno cambiato di nuovo modulo, è una squadra che sta cambiando identità, lo ha fatto con tanto mercato e lo sta facendo con un allenatore che secondo me non è un grande allenatore, ma anche ieri cambiano e passano al 4-3-1-2 e McAllister è stato un elemento molto importante nella manovra e nel crearci qualche difficoltà. Quindi il livello del Liverpool è il livello di una squadra campione di Premier League, del campionato in teoria più difficile al mondo, su cui sono stati innestati 500 milioni di euro di mercato e di acquisti con la possibilità di mettere in campo dalla panchina un giocatore da 140 milioni, costato praticamente più di tutta la formazione titolare dell'Inter. Quindi ricordiamoci sempre di contestualizzare questo con un Inter che secondo me negli anni ha lottato con i giganti andando anche oltre quello che era il proprio potenziale. E quindi l'Inter doveva fare una partita molto seria, innanzitutto, ma di altissimo livello per poter andare a battere questo Liverpool. La mia impressione è stata quella di un Inter in forte difficoltà, come ha ammesso anche Chivu, sul pressing iniziale del Liverpool. Sull'intensità abbiamo avuto delle difficoltà. È stato curioso come ci lasciassero Acerbi totalmente andare avanti ad impostare in campo aperto, e quindi forse l'infortunio di Acerbi, dopo vi chiuderò questo contenuto anche con una nota positiva e di speranza, ecco, tra virgolette,
abbia per certi versi un pochino favorito l'Inter, perché mettendo Bissek, dopo il gol annullato al Liverpool, è cambiato proprio il vento della partita, con l'azione di Bissek che ha riacceso l'Inter. Negli highlights come principali occasioni finiranno il colpo di testa di Lautaro Martinez, un tiro di Zielinski e la punizione di Barella che finisce non troppo distante dai pali. Per me, ne parlavamo anche in diretta, l'azione realmente più pericolosa dell'Inter non finisce negli highlights, e questo lo diciamo anche per chi non guarda le partite integralmente. L'azione al 27esimo in cui Lautaro e Thuram non chiude la triangolazione e non calcia in porta, è ancora l'ennesima dimostrazione di un troppo leziosi lì davanti, dove invece, soprattutto in Champions League, bisogna essere letali. A fine primo tempo l'Inter alza un po' il pressing, migliora, perde tanti duelli, soprattutto aerei. Ti do un dato particolare: Lautaro e Thuram hanno vinto insieme 2 duelli aerei in tutta la partita. Troppo poco, e per questo motivo vengo dietro a quello che dicevi tu. Ci stava forse più Pio Esposito che Bonnì, ma sui cambi poi ci arriveremo. Ti chiedo se hai qualcosa da aggiungere sulla partita, altrimenti ti faccio una domanda successiva. Una valutazione veloce sul discorso del Liverpool, perché il fatto che sia stato sottovalutato mi pare di averlo letto un po' ovunque, anche da tanti tifosi dell'Inter. Io ieri nel pre-partita dicevo: non esiste un momento buono in cui incontrare queste squadre. Certo, se il Liverpool è in crisi, comunque preferisco incontrarlo in quel momento che non in un momento in cui arriva da 10 vittorie consecutive, ma rimane una squadra fortissima, con calciatori pagati tantissimo e di altissima qualità, quindi in ogni momento può tirar fuori una prestazione che mette in pratica e in campo quelli che sono i valori che ha in rosa. Nel caso specifico, il dispiacere che ho, al di là dell'episodio arbitrale di cui abbiamo già parlato, è che l'Inter non ha messo forse abbastanza per vincere, ma secondo me nemmeno il Liverpool, perché tu prima hai citato gli highlights dell'Inter, e gli highlights del Liverpool quali sono? Il tiro di Bradley mi pare a pochi centimetri, ma non una parata clamorosa di Sommer, anzi quasi la tira più lui contro che non il contrario, e il gol che viene annullato è un'altra conclusione da fuori nel primo tempo, ma è una partita chiaramente da 0-0, e se tu avessi portato a casa lo 0-0 avresti avuto il rammarico del averla potuta vincere e non aver fatto abbastanza, ma intanto non l'avresti persa, e invece siamo qui a commentare una sconfitta. Questa è la cosa che mi dà molto fastidio in una Champions League in cui un punto di differenza può fare appunto la differenza, soprattutto quando poi devi andare a affrontare l'Arsenal e il Borussia Dortmund. E questo è un dettaglio che, porca miseria, ho paura che a fine gennaio potrà pesare più di quanto oggi non ci stiamo rendendo conto. No, e infatti l'episodio arbitrale, allora, visto che era una partita che chiamava lo 0-0, l'episodio arbitrale sposta intanto milioni di euro, perché tra vittoria e pareggio c'è già un milioncino che balla. In più sposta dei punti anche, inevitabilmente, e se l'Inter finirà al playoff per un punto, come l'Inter ha perso lo scudetto l'anno scorso per un punto, delle responsabilità si potranno dare anche a questo episodio qua, perché è decisivo nei minuti finali, e l'Inter veramente rischia poi di condizionarsi la stagione dovendo giocare 2 partite in più a febbraio ad altissima intensità. Quindi questo ricordiamocelo. Al tempo stesso mi è piaciuto Chivu, che dopo la partita elegantemente ha detto che hanno sbagliato, dicendo che l'arbitro ha giudicato bene, sostanzialmente facendo riferimento al fatto che abbiano sbagliato al VAR. Quindi mi è piaciuto ancora Chivu in questa comunicazione, che non dà alibi ad una squadra che però, Simo, a me non ha dato l'impressione, soprattutto nel secondo tempo, di poter vincere questa partita. Non ha dato quella sensazione di fama e di potersi autoalimentare insieme allo stadio verso la vittoria. E questo per me è un tema, anche perché poi comunque noi siamo qua adesso ad affrontare, a commentare la sesta sconfitta in campionato, la sesta sconfitta tra tutte le competizioni, l'ennesimo big match, che poi sappiamo bene, i punti sono punti, però c'è un tema comunque degli scontri quando si alza il livello dell'avversario, e di nuovo un gol subito nel finale. Per me ci sono diverse componenti all'interno di questo, e visto che ho citato Chivu, farò un esercizio che non mi piace e che è molto semplice, molto comodo da fare da divano. Noi siamo in una posizione privilegiata, quindi non ho la presunzione di dire a Chivu dovresti fare questo perché te lo dico io, ma dal mio ruolo, che è questo, ovviamente non posso far altro che giudicare quello che è successo, e la mia impressione è che i 2 cambi iniziali ovviamente ti sballano il piano gara, ovviamente ti sballano il piano partita. L'Inter aveva iniziato tra l'altro con Mkhitaryan che sembrava giocare a destra e Barella a sinistra, quindi Chivu stava lavorando a qualcosa per creare equilibrio che avrebbe dovuto portare Çalhanoğlu a tirare da fuori. Mi sembrava molto evidente come idea. Ti viene a mancare un'arma così importante, devi cambiare anche la difesa, soprattutto salta il piano delle sostituzioni,
è ovvio che ci siano delle difficoltà e l'Inter a queste difficoltà ha reagito all'inizio, dovrebbe farlo più a lungo termine. Secondo me non c'è stata una lettura ottimale, perché Thuram si è visto non ne aveva, potevi sfruttarti quello slot per i cambi all'intervallo e più che aggiungere Bonni, come dicevo ieri in diretta, sono d'accordo, potevi aggiungere Pio Esposito, perché l'Inter davanti non ha vinto nessun duello aereo, dovevi invece avere qualcuno che ti aiutava di più anche da quel punto di vista e che ti dava qualcosa in più contro quella difesa molto fisica. In questo modo avresti gestito meglio, secondo me, intanto il fronte offensivo ti faceva anche un pochino respirare, ma poi gli altri cambi e l'ultimo slot te lo dovevi giocare per sostituire quelli meno freschi, e l'Inter ancora una volta chiude con tanti giocatori che hanno speso tantissimo, perché il livello in questa competizione è altissimo. Di Marco non ne aveva più, Bastoni secondo me comunque quel trattenere la maglia era ancora un episodio di poca lucidità. È un Inter che secondo me molto spesso sta chiudendo le partite e i finali di tempo con poca lucidità, dovuta un po' forse anche alla stanchezza, al fatto di alcuni giocatori che vengono spremuti, e questo è un tema che ci riporta poi anche al mercato, su cui tra poco arriveremo. Però ecco, non è stata una gestione ottimale secondo me da questo punto di vista. Ti chiedo se sei d'accordo con questo, se vuoi aggiungere qualcosa, poi ho un'altra domanda. Sì, sì, sono d'accordo. Mi dispiace solo che il rischio di soffrire la pressione del Liverpool ce l'avevi già sulla carta. Squadra intensa, fisica, che gioca nel campionato più intenso d'Europa. E a fronte di questo la scelta, per esempio, di Mkhitaryan al posto di Zielinski mi sembra poco logica, perché Zielinski, che ti funge anche da doppio play, oltre ad essere più in forma in assoluto, anche perché Mkhitaryan tornava da un infortunio recentemente, ma in generale per caratteristiche un doppio play forse contro una pressione del genere ti poteva aiutare di più. Paradossalmente perfino Acerbi, che poi si fa male, ok, però anche lì poi entra Bissek, che la difesa si sistema in maniera molto più logica, ma potevi anche lanciare De Vrij addirittura, sempre per una gestione diversa del pallone, per esempio. Però io, Simon, sul discorso Mkhitaryan non sono troppo d'accordo, perché secondo me non ha fatto una partita brillante in avanti, anche se poi ha 92% di passaggi riusciti e dei dati importanti. È stato anche il giocatore che ha fatto più contrasti e credo quello che ha vinto più duelli nell'Inter, e ha vinto un sacco di duelli. Per me era l'interpretazione di equilibrio e di chilometri fatti, era un po' in quella chiave lì. Però se io guardo l'Inter dell'ultimo mese, l'Inter con Zielinski è un'altra cosa. Quindi va bene tutti questi numeri sicuramente, io non sono infatti, come sai, uno di quelli che dice che Mkhitaryan aveva buttato nell'umido nella partita di ieri. Io però mi aspettavo Zielinski, come non mi aspettavo Acerbi, e non lo so, sono tutte cose che dici soprattutto a giochi fatti. Si potevano dire anche prima, l'abbiamo dette, poi a giochi fatti a maggior ragione. Però non è un caso probabilmente che poi sono proprio quei cambi lì che sembra che ribaltino un pochino l'Inter. Questo è un po' un peccato. Poi in generale, sai che io su questo non siamo magari del tutto d'accordo, però le lacune tecniche e fisiche di questa rosa io continuo a vederle, e secondo me si manifestano proprio in queste partite, perché il Liverpool, che comunque non fa una grande gara, lo ribadisco, però ha un livello medio che è più alto, anche solo dal punto di vista fisico, se non vogliamo parlare di quello tecnico, rispetto a quello che trovi ovunque in Serie A, perché la Serie A di base è un campionato più lento, più compassato, con meno scatti, meno prestanza. E quindi anche quando trovi di fronte una squadra non al top della forma, ma che arriva da quelle parti lì, lo noti se tu hai delle lacune. E devi fare il doppio della fatica, il doppio delle corse, il doppio degli scatti, e magari quando tu arrivi sotto porta, e ieri ho detto tante volte, stiamo sbagliando ogni volta l'ultimo passaggio, ma non di 1 metro, di 10 metri. Io mi ricordo 2 o 3 lanci, uno di Mkhitaryan e 1 o 2 di Barella, per Thuram, che era in posizione difficile da trovare, fanno partire questi lanci complicatissimi da realizzare e da mettere giù per Thuram. Sono tutte cose che purtroppo alla lunga, secondo me, emergono anche per colpa di queste lacune, non solo, ma anche. Sì, questo è un tema che sicuramente ci sta. Secondo me, ecco, non vorrei demonizzare troppo Thuram. Ieri è stata una partita molto sottotono, dove anche lui si è nascosto troppo, e questo non ha sicuramente favorito, ecco, la squadra. Per me, a tal proposito, citavi Zielinski da mettere tra i migliori in campo in assoluto, perché è entrato veramente con grande personalità, ha messo grande ordine. Mi è piaciuto anche molto Bissek, Akanji forse migliore in campo in assoluto per quello che ha messo a livello di intercetti, di carisma anche in alcuni momenti della gara, e io ci aggiungo francamente anche Lautaro Martinez, che non è riuscito a pungere in area di rigore, però ha fatto un grande lavoro,
e questi 4 sono quelli che secondo me sono emersi. Anche Barella comunque la sua partita importante a centrocampo l'ha fatta. Ecco, la buona notizia, la notizia di speranza dal mio punto di vista è che questa partita potrebbe aver segnato un po' un cambio di rotta con uno Zielinski che adesso si prende sempre più posto, a differenza di Sucic, Carlos Augusto, che sono entrati con un impatto quasi pari a 0 probabilmente, con Carlos Augusto che mi sembra sempre più un terzo che dovrebbe far rifiatare eventualmente Bastoni, più che Di Marco, ma lì si pone poi un tema del fatto che non abbiamo effettivamente gli esterni, e qui forse si smentisce anche Ausilio che dice che a gennaio non si dovrebbe fare mercato. Ecco, forse possiamo dire che sarà difficile trovare i giocatori giusti e farlo alle condizioni giuste, ma che non serve il mercato non sono completamente d'accordo, visto come anche le varie lacune e le varie emergenze a livello fisico. E l'altro tema, Akanji centrale, Bissek a destra, è quella conformazione che promuovevamo da tanto tempo e che probabilmente ieri ha fatto vedere le cose migliori. Quindi dall'infortunio di Acerbi potremmo cogliere questa opportunità, dall'infortunio di Çalhanoğlu, però anche qui a proposito di mercato, entrano in campo, non ci sono le vere e proprie alternative. Non entrano in campo le vere e proprie alternative, quindi anche qui un tema della costruzione della rosa che abbiamo più volte affrontato. Simo, tanti dicono Çalhanoğlu e Acerbi era da aspettarselo che potessero farsi del male, visto che non sono giovanissimi, hanno giocato partite ravvicinate. Però su Acerbi, cioè io lì, quando commentiamo le scelte, dobbiamo fare un passo indietro rispetto a quello che vedono nello staff. E lo staff ha tutti i dati a disposizione, sono ultra misurati, ultra controllati. Non c'erano avvisaglie su Acerbi, che non è vero, poi ha giocato 3 partite in una settimana, perché contro il Venezia non è entrato, quindi ha giocato Como e questa partita qua. Se c'erano, dal punto di vista dei dati, erano tranquilli, eccetera, Chievo ha fatto una scelta che non ha pagato, che ha condizionato la partita, probabilmente salterà la Supercoppa, anzi vi faccio vedere anche un video che ci ha girato la nostra Romina, che ci fa vedere proprio, eccolo qua Acerbi, sentite. Come stai? E Acerbi dice così così. Tra l'altro uno dei pochi giocatori che sono passati davanti ai giornalisti, gli altri hanno tutti un pochino sviato per non parlare. Tu che ne pensi, Simo? Poi ti vado in chiusura con una provocazione. No, è chiaro che quando parli di un giocatore come Acerbi, che ha esattamente, adesso che mi dimentico, 37 anni, è normale che il tasso di rischio di infortunio aumenta. Però sono 2 discorsi diversi. A parte che Çalhanoğlu, come dicevi prima, non ha una riserva. Anche qui io lo dico da agosto, non si può affrontare una stagione dove ti manca una pedina alternativa al titolare. Sì, puoi adattarci Zielinski, puoi adattarci Barella, quello che vuoi, ma sono tutti adattati. E tu non puoi vendere Aslani e non sostituire appunto la pedina che ti manca, così come non puoi essere da 5 anni senza un vice Bastoni, altra cosa che ripeto ad ogni mercato, sono 5 anni. Ah, c'è Carlos Augusto, e chi è il vice Di Marco? Carlos Augusto, e chi è il vice Dumfries? Carlos Augusto. Ragazzi, Carlos Augusto è uno, non è che può fare 3 ruoli. Quindi anche qui mi sembra che ti esponi a volte a dei problemi e dei rischi che ti porti a casa da solo. Nel caso specifico, appunto, quindi Çalhanoğlu non avendo una riserva, è normale che debba giocare un pochino di più, e in questa partita qui cosa fai? Ti privi di Çalhanoğlu? Ovviamente no. Su Acerbi il discorso poteva essere un pochino diverso, anche se poi in tanti hanno criticato la scelta più dal punto di vista tattico. Io ricordo che meno di un mese fa eravamo qui a strapparci i capelli per la scelta di Acerbi nel derby, oddio, contro Leao, e poi Leao non ha combinato nulla. Quindi anche qui sono d'accordo che si debba passare oltre, secondo me lo sa anche Chivu, però Acerbi non è un giocatore completamente finito, ancora ti può dare qualcosa. Ieri secondo me non era la partita ideale, questo sì, e ci si aggiunge pure l'infortunio che alimenta ulteriori critiche e ulteriore dibattito. Come dicevi anche prima, non è a me non piace sentire meglio che si sia fatto male, così almeno adesso cambiamo le gerarchie, come scrive qualcuno. Non mi piace questo discorso. Quando si fa male Mkhitaryan contro il Napoli vengono fuori Sucic e soprattutto Zielinski. Adesso si è fatto male Acerbi, nel problema che ti genera, chissà che magari appunto non venga fuori una difesa definitivamente con Bissek, Akanji e Bastoni, che io fin dall'arrivo di Akanji mi ricordo di aver detto sì, fa il braccetto destro, ma per me l'ideale è pensarlo in mezzo, più che altro anche per dare spazio a Bissek, che già era chiuso da Pavard, e sarebbe stato sciocco chiuderlo di nuovo anche con Akanji. Anche ieri, ragazzi, Bissek entra e fa una grande partita. Sì. Quindi bisogna dare spazio a questi 3, secondo me.
No, sono d'accordo. Tra l'altro a proposito di questo invece fa secondo me un piccolo passo indietro Luis Enrique, legato anche al fatto che davanti c'era un avversario scomodo di grande intensità come Robertson che lo ha costretto, ecco, ma anche in generale tutta la fase difensiva che l'Inter ha dovuto rivedere con un attacco molto forte come quello del Liverpool, gli ha complicato la vita. Ecco, entrano Carlos Augusto e Sucic, non danno un grande impatto, magari un Diouf che invece lo vedi che è molto più elettrico, poteva darti qualcosina di differente lì a destra nel finale, detto che non è... non possiamo avere la riprova chiaramente e ripeto che dal nostro punto di vista è tutto molto molto più semplice. La nota di speranza è quella relativa quindi alla nuova Inter che potrebbe essere nata sotto le ceneri di questa sconfitta, una sconfitta che però ci lascia amareggiati, lascia uno strascico pesante perché perdi 2 su 2 così all'ultimo minuto le prime 2 sfide ad alto livello di questa Champions League e ti rimetti in forte discussione la qualificazione tra le prime 8 perché 4 punti li devi fare per forza e potrebbero non bastare per arrivare tra le prime 8, tra Arsenal in casa a San Siro che rispetto al Liverpool ha 10 punti in più in Premier League, quindi sulla carta è molto più forte, e il Borussia Dortmund poi in trasferta che è una trasferta insidiosissima. C'è poi il Genoa in campionato, partita a cui arriveremo forse un po' stanchi, in preparazione poi anche della Supercoppa italiana, quindi è un momento delicato che Chievo dovrà saper gestire dall'altro lato. Sul tema del big match e della mentalità, Simo, tu credi che questa squadra si sopravvaluti, che in questa partita i giocatori dell'Inter, diciamo la spina dorsale di questa Inter si sia sentita ancora una volta troppo forte, abbia un po' sottovalutato l'avversario? Io ho avuto l'impressione di affrontare intanto la squadra più forte di questa stagione, la squadra più forte mai vista da quando c'è Chiu sostanzialmente, come interpreti, come gruppo, come giocatori, come possibilità a livello di rosa. E, io ho visto troppi preziosismi, come ho detto più volte davanti, in Champions League devi essere nettamente più famelico, nettamente più cattivo. Sì, questo senza dubbio. Io non penso che l'Inter si sia sopravvalutata. Accade più spesso contro le piccole, secondo me, che ti senti talmente forte che ti permetti dei leziosismi, poi a volte vinci 4-0, 3-0, a volte fai solo un gol e magari pigli la beffa nel finale. Contro le big, ripeto, secondo me c'è un problema più legato alle caratteristiche di questa rosa, che quando si alza il livello, quando si alza l'intensità, quando i battiti medi della partita sono più alti perché corre di più e magari anche perché c'è un po' più di pressione dovuta al big match stesso, emergono più chiaramente, sono emersi praticamente in ogni partita, perché poi in un modo o nell'altro le hai perse tutte, anche se quella di ieri per me è la prestazione peggiore di tutti i big match che l'Inter ha perso, per come la vedo io, e quindi è più che altro quello. Poi sotto porta io non lo so da cosa dipenda, però lo diciamo da 5 anni che l'Inter sotto porta, oltre ad essere poco cinica, spesso si lascia andare a dei leziosismi che sono incomprensibili. Io penso che tutti noi avremo ancora in mente il colpo di tacco di Barella nel secondo tempo ad un certo punto che, cioè io non riesco a spiegarmi perché davvero lo ripetiamo sempre e ancora però ci focalizziamo quando invece serve sicuramente più concretezza, soprattutto in Champions League, ma non solo. Brutta sconfitta, tra l'altro ricordavamo che 2 infortuni ci furono pure nell'altro incrocio contro il Liverpool con De Vrij e Brozovic che si fecero male e ci condizionarono tantissimo, quindi un tema di intensità forse potrebbe ritornare Sì. quando affronti il Liverpool, squadre di questo livello qua. È una sconfitta che fa male, secondo me comunque il tema oltre a quello delle caratteristiche che dici tu, ma anche molto di attenzione, di concentrazione e anche di condizione nei finali va tenuto sotto osservazione. Fateci sapere un po' la vostra, abbiamo trattato tantissimi temi che approfondiremo poi anche nei prossimi appuntamenti in diretta alle 19:30 come ogni giorno, ne stiamo parlando tantissimo nel club, sopra il nostro Simone c'è il QR code da inquadrare per entrare nella nostra community, trovate anche il link qui sotto in descrizione per entrare nel club dove la chat è ovviamente rovente come potete immaginare. Simo, grazie. Grazie a te, alla prossima. Vi lasciamo anche con un altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.